Checkpoint Charlie, episodio 7. Sul confine. Si fa presto a dire simulazione. Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e questo è Checkpoint Charlie. Un saluto a tutti quanti. Allora, benvenuti intanto nel nostro posto di guardia in un momento un po' particolare. È inutile che ce lo nascondiamo, mentre sto registrando questa puntata si stanno purtroppo un po' diciamo così moltiplicando e affollando e accumulando le notizie sulla diffusione del coronavirus nel nostro paese. Io intanto volevo cominciare questo episodio con una cosa che sento davvero: un caro saluto e un abbraccio a tutti quanti i giocatori e anche i commercianti, che purtroppo anche loro ne avranno sicuramente dei danni, a tutti insomma gli operatori del settore ludico che vivono nelle zone particolarmente colpite, e a loro faccio veramente i miei migliori auguri e gli mando un grande messaggio di solidarietà e insomma è un po' a tutti noi, perché alla fine è chiaro, questa emergenza sanitaria credo che alla fine in un modo o nell'altro, già adesso ma sicuramente ancora di più nelle prossime settimane, colpirà o comunque toccherà un po' tutti noi. Quindi ragazzi, niente panico, tranquilli, continuiamo a giocare. So che si stanno organizzando, ho detto anche io qualche post carino su Facebook, delle quarantene ludiche, cioè degli isolamenti con i nostri giochi in casa. Vabbè, facciamo un po' per ridere in maniera diciamo così positiva, non per prendere in giro, perché non dobbiamo assolutamente prendere in giro una situazione di questo genere, perché ci sono persone ammalate e persone che purtroppo ci hanno lasciato, però diciamo così per viverla in maniera serena, senza panico, tranquilli, ci sono tutte le misure in atto. Siamo assolutamente in grado di superare questa emergenza. Io sapete, con la mia passione per la storia, sto pensando a tanti altri momenti in cui il nostro paese ha dovuto superare altri tipi di emergenze, naturali e non naturali. Ce l'abbiamo fatta allora, ce la possiamo fare adesso. E anche pensare un po' ai giochi, tenerci alto il morale e rimanere attivi intellettualmente senza farci prendere dalla paura, dallo sconforto e dal panico, questo ci aiuterà sicuramente. Un sacco di gente sta rispolverando le sue copie di Pandemic. Dai ragazzi, anche un po' meno sui gruppi, l'abbiamo capito. Vabbè, ci ridiamo un po', però insomma, a parte tutto, rimaniamo razionali e rimaniamo ben sereni e ben tranquilli, e il gioco ci aiuta anche in questo, anche a passare i momenti più brutti come questo, in serenità e per quello che possiamo, insieme, con grande solidarietà e grande vicinanza anche rispetto a quelle persone a cui noi fisicamente non possiamo essere vicini per vari motivi sanitari o meno, però ai quali spiritualmente e anche ludicamente siamo veramente vicini. Detto questo, allora, è stata una settimana anche un po' movimentata dal punto di vista ludico, dai. Chi segue quello che è successo un po' sul gruppo Casus Belli, ma anche su altri canali ludici, sa che insomma è stata una settimana, 10 giorni, poi forse un po' più di una settimana, un po' movimentata, anche un paio di settimane. E ci sono stati vari messaggi pubblici e non, podcast e non. Io voglio veramente mandare un grande saluto a tutti, anche quelli con cui io non sono d'accordo. E su che cosa? Mi direte voi, se non sapete niente della storia, mi direte: ma Riccardo che sta dicendo? Con chi ha litigato stavolta Riccardo? Non ho litigato, ho un po' discusso con alcuni, perché non amo, questo sì, le posizioni un po' troppo rigide, ma soprattutto mi dispiace che persone di grande esperienza, di grande competenza, non lo so, usino delle argomentazioni che francamente
In alcuni casi capisco, e a quel tipo di argomentazione io ho risposto, ho voluto rispondere in maniera anche diffusa su vari canali, per quello che mi è stato possibile. Altre argomentazioni le ho comprese un po' meno, relative alla natura del gioco di simulazione, soprattutto di fronte all'uscita di titoli più recenti e che hanno un po', diciamo così, non dico superato, perché no, non lo superano mai, però hanno scardinato alcuni criteri della simulazione classica, ne hanno adottati altri, delle meccaniche, delle dinamiche alternative che sì, è vero, vengono dal mondo dell'Eurogame, del gioco da tavolo, quello che io definisco board game generico. Precisazione, quando io parlo di board game generico non va inteso come un senso dispregiativo, un board game come tutti gli altri, ma board game generico è un board game che io intendo come board game universale, di massa, che non è un'accezione negativa, esattamente come di nicchia non è un'accezione positiva, almeno per quello che mi riguarda, è soltanto una constatazione, è solamente una constatazione di fatto. Soprattutto sono giochi che appunto utilizzano queste meccaniche tipiche di esperienze diverse da quelle del gioco di simulazione, in parte diverse. Ma per fare cosa? Sempre per rappresentare degli eventi. E allora è facile, e mi dispiace che questa cosa non venga compresa, è facile un po' confondere la meccanica con il contenuto e pensare che se un certo contenuto viene trattato con determinate meccaniche, che non sono quelle tipiche della simulazione classica, probabilistica, lineare, chiamatela come volete, allora quei giochi, quelle trattazioni, quelle rappresentazioni non sono a loro volta delle simulazioni. E questo mi dispiace. Ma mi dispiace anche, ve lo posso dire, dal punto di vista della storia del gioco di simulazione. Perché il gioco di simulazione nella sua storia, io lo dico sempre, poi ho avuto modo di scriverlo sull'ultimo numero di Parabellum con il mio articolo sul wargame leggero, e qui entriamo nell'argomento della puntata. Il gioco di simulazione, qual è la sua quello classico, qual è la sua meccanica più riconoscibile, il suo elemento più riconoscibile? L'esagono, che sia un elemento che una meccanica. Perché una meccanica? Perché l'esagono taglia gli angoli di un quadrato, che era la primissima forma del wargame fin dai tempi del Kriegspiel su mappa, non tridimensionale, taglia gli angoli di questo benedetto quadrato. Non può fare un ottagono per motivi geometrici, perché non si può fare una griglia coesa con degli ottagoni, anche se all'International Team ci avevano provato. Caro saluto a Marco Donadoni. Dicevo, l'esagono taglia gli angoli del quadrato per rappresentare le distanze e il movimento su queste distanze in diagonale. Ok? La storia ci dice che Charles Roberts, che era il patron dell'Avalon O'Neill, aveva fatto uscire i primi giochi su quadrati, però vedeva che c'erano dei problemi, va un giorno alla Rand Corporation, questo è un po' una leggenda, non sappiamo fino a che punto è vera, vede che la Rand Corporation, che è un grande centro studi, era un grande centro studi, lo è ancora, del governo americano, collegato al governo americano, dove fra l'altro ci lavorava John Nash, il matematico, quello di Beautiful Mind, che ha scritto molto sui wargames. Dicevamo, John Nash, qui noi dobbiamo il fatto che sulle pedine ci stanno i numeri, quindi non dobbiamo andare a cercarli su di una tabella specifica, ma stanno dritti su tutte le pedine. Dicevo, va alla Rand Corporation e vede che loro usano gli esagoni sulle mappe per rappresentare questi movimenti non ortogonali e dice, grande idea, la uso nel wargame. Perché? Perché è un'ottima semplificazione. Perché non devo stare lì a fare chissà quanti calcoli per calcolare il movimento diagonale. Una griglia ortogonale è assolutamente in grado di gestire un movimento diagonale, soltanto che se lo volete fare su di una griglia ortogonale a quadrati, dovete fare delle operazioni che vi portano dei numeri non razionali. Cioè, quindi dei numeri difficilmente calcolabili nell'ambito di una partita. Bene, l'esagono è una roba da light wargame. Sì, l'esagono è una roba da wargame leggero. Quindi dire che il wargame leggero in quanto tale
non è adatto o è una forma ipersemplificata e meno nobile di simulazione, significa dire che tutta la simulazione che noi facciamo da Tactics 2 e Gettysburg seconda edizione su esagoni è una roba non adatta a simulare degli eventi. Io a questo non ci sto. Ma vedete, non ci sto anche perché questa idea della semplificazione funzionale, cioè di semplificare le meccaniche perché siano più funzionali nell'ambito di una partita, è una roba che ci portiamo appresso da allora, ma che continua. Il fatto di non utilizzare gli esagoni ma usare le mappe ad area non è che se la sono inventate qualche strano Eurogamer non tanto versato dal punto di vista storico delle mappe, dell'uso militare, cartografico delle mappe, 5-6 anni fa. Questa roba è 1983, Storm over Arnhem, Avalon Hill, cioè su Market Garden, che è il primo gioco, ma ancora prima da allora, ma posso arrivare Jim Dunnigan dell'SPI aveva dei giochi d'area, santo cielo. Io adesso vi sto parlando addirittura con Storm over Arnhem, ora che ne parlo me ne rendo conto di una ulteriore lavorazione su questo discorso delle aree, perché Storm over Arnhem crea l'area impulse, cioè i giochi in cui si attivano non un'unità alla volta o non tutte le unità insieme, ma tutte le unità presenti in una singola area e poi l'avversario fa lo stesso con le sue e così via in maniera alternata con varie soluzioni. E quindi vedete, questa cosa di sperimentare nuove meccaniche, che a me piace chiamare non lineari, c'è da sempre nel wargame e nella simulazione. Ora noi purtroppo siamo abituati a pensare che la simulazione è solo quella ex encounter, ma la stessa simulazione ex encounter, vi ricordate? Io ho parlato di Horse and Musket poco tempo fa sul mio vlog, e quello c'ha ex esagoni, counter, segnalini. Horse and Musket è un ex encounter, né più né meno che Man of Iron o tanti altri. Cioè, non è che sono diversi, sono tutti strumenti. Allora, però, non è che tutti i giochi che sono dedicati, e qui sta il cuore della puntata, in questo io non dico vengo incontro, ma comprendo fortemente, le ho anche espresse, determinate perplessità su alcuni giochi. Non è che tutti i giochi che hanno un'ambientazione sono dei giochi di simulazione. Ok? È vero che un gioco, per essere un gioco, e quindi non solo un modello da studio, non confondiamo mai le due cose, un gioco per essere un gioco deve essere giocabile. Questo ce lo dicono Dunnigan e tanti altri. Ma se vuole, oltre a essere giocabile, oltre a essere un gioco, vuole essere un gioco di simulazione, deve anche rappresentare e raccontare determinati eventi. È l'aspetto, da un lato narrativo, che è fondamentale nell'ambito della simulazione, quindi devo narrare degli eventi che si stanno svolgendo, non è un qualcosa di astratto. E questi eventi devono essere ispirati a degli eventi reali, rappresentandoli, ok? Cioè con dei parametri che siano analoghi a quelli degli eventi a cui sono ispirato. Se io faccio un gioco sulla Normandia non ci posso mettere gli aerei a reazione e le armi nucleari, Normandia 44, la seconda guerra mondiale. Se io faccio un gioco sul napoleonico non ci posso mettere i draghi e le magie. Fino a un certo punto, perché se invece io voglio fare un gioco fantastico con un'ispirazione vagamente napoleonica, sì, lo posso fare. E signori, quello è un gioco di simulazione, attenzione, perché se si ispira ad una realtà, anche se è impossibile, anche se è ipotetica, e si ispira a una realtà fantasy, ma è coerente con quell'ambientazione, con quella realtà, è un gioco di simulazione fantastico. Il Trono di Spade è un gioco di simulazione, è un wargame bello complesso, un gioco da tavolo, il Trono di Spade sto dicendo. Battlelore, stessa cosa, non è che non sono giochi di simulazione, non sono giochi di simulazione storici, va bene, però sono giochi di simulazione. Quindi attenzione, non è un giudizio di valore, questo è di semplice comprensione, perché se no altrimenti anche dei giochi per esempio penso dei wargame sull'invasione dell'Inghilterra nel 1940, io faccio sempre questo esempio, è che non sono giochi di simulazione quelli? Wargame, Ex Encounter, vecchi ce ne sono diversi, anche SPI e non solo, adesso non so dirvi i titoli, ma ce ne sono tanti, GMT, è che non sono giochi di simulazione, eppure si ispirano ad un evento impossibile perché non si è proprio mai verificato, però sono ispirati ad un'ipotesi,
sono giochi di simulazione, sono wargame veri e propri quelli. Non è che se c'è una vago accenno, un vago aggancio a qualcosa che possa essere stato storico, allora è buono, e invece se c'è un vago accenno a qualcosa che sia fantastico, allora è cattivo. No, sono giochi di simulazione. E attenzione, il gioco di simulazione in quanto tale ha degli strumenti che lavorando per analogia è facile portare da una parte all'altra, cioè ehm, il fatto che uno stesso sistema possa essere utilizzato sia per argomenti storici che fantastici o ipotetici, sia per dei Panzergrenadieren tedeschi che per i dragoni di smeraldo della Valle Perduta, non significa nulla, anzi dimostra solo che le meccaniche di gioco sono soltanto un mezzo e non un fine. Perché quanti ex encounter fantasy sono stati realizzati nei decenni, magari partendo da sistemi prettamente storici. I primi che mi vengono in mente sono quelli della International Team, Zargo Slots e molti titoli della Columbia Games a blocchetti. E questo però, attenzione, l'aver fatto questo, l'aver utilizzato quegli stessi sistemi, utilizzati in storici identici, variando soltanto i valori un paio di regolette quella, ha forse svilito il sistema storico da cui sono partiti? Io non penso proprio. Quindi attenzione a non pensare che certi argomenti sono su ed altri giù. Quello che è su o quello che è giù è l'approccio e il rigore che il game designer mette nell'ambito della lavorazione di un gioco. Che attenzione non significa che i giochi non simulativi siano meno dei giochi simulativi. Questo sia ben chiaro, almeno per quello che mi riguarda. A me possono interessare un po' meno, anche se ce ne sono alcuni che mi piacciono, ma non significa che fare un gioco di simulazione è di per sé qualcosa di migliore e intellettualmente più elevato rispetto a fare un gioco astratto. No, è sempre fare un gioco. Poi può piacere, non piacere, ci piace, non ci piace. Bene. Perché questo è un livello che noi dobbiamo superare, almeno io credo. C'è un giudizio qualitativo a prescindere che se il gioco ha una forte ambientazione storica allora è migliore rispetto ad uno che non ce l'ha. Ci sono tanti giochi con fortissime ambientazioni storiche che sono peggiori rispetto a tanti giochi estratti. Diciamocelo, perché sono fatti peggio, perché non funzionano, perché non rispettano la realtà storica, perché fare un gioco di simulazione è una complessità in più, ne ha altre in meno, ok? Può permettersi, per esempio, maggiori squilibri. Cioè il gioco astratto non può, ha l'ossessione dell'equilibrio, ma non perché sono malati di mente, ce l'ha perché non avendo un argomento di aggancio, non avendo un'ambientazione di aggancio, quindi non traendo la sua forza coinvolgente, non riuscendo a coinvolgere, non avendo un qualcosa su cui premere dal punto di vista del contenuto e dell'ambientazione di molto forte per coinvolgere il giocatore, li deve coinvolgere con cosa, e ci riesce benissimo, con grandi sforzi intellettuali, quindi con grande coinvolgimento intellettuale, tramite le meccaniche. È un equilibrio. Se io abbasso il peso del contenuto, devo alzare il peso delle meccaniche come una bilancia per mantenere un qualcosa, una ricchezza di un gioco che mi coinvolga il giocatore. E quindi se alzo il livello, il peso delle meccaniche, devo mantenere l'equilibrio. Il gioco di simulazione da questo punto di vista la vede un po' più semplice, perché il gioco di simulazione può tranquillamente essere squilibrato, perché si dice la realtà storica era squilibrata, anzi in alcuni casi deve essere squilibrato. Accetta e cerca lo squilibrio negli elementi statici, nelle meccaniche, nel loro rapporto. Molto spesso, se sentite le discussioni di giochi di simulazione e se siete degli Eurogamer o peggio dei germanisti, la cosa vi farà impazzire perché non riuscirete a capire, troverete dei giocatori di simulazioni che dicono bello sì, questo gioco funziona bene, ma è un po' troppo equilibrato. In realtà dovrebbe essere più squilibrato. E voi che dite, come più squilibrato? Mi stai dicendo che il gioco è bilanciato, tutti hanno le stesse opportunità di vincere? E a te non va bene questa cosa, a me va benissimo. Al giocatore di simulazione, militare o non, storico o non, questa roba non va bene. Ricerca lo squilibrio quando, però attenzione, non di per sé, quando è riflesso della realtà storica. Quindi da questo punto di vista il gioco di simulazione ha meno problemi, ha meno difficoltà. Quindi non deve dare bilanciamenti, un pochino li dà sempre, da qualche parte qualche micro bilanciamento c'è, perché se no. Però, per esempio, nelle condizioni di vittoria, se fate un gioco su Alamo o su Rocket Drift, sui grandi assedi, eccetera, Rocket Drift, anzi no, Rocket Drift è piano perché è finito bene, pensate ad Alamo, una situazione disperata, non è che ci potete tanto mettere per equilibrare l'opzione che questi si salvano, gli americani lì circondati dai messicani, i texani si salvano, difficilmente ce la fanno.
Se lo fate, allora sì, state un po' tradendo il gioco, anzi state tradendo la simulazione, l'aspetto della simulazione. Però potete magari mettere le condizioni di vittoria che devono resistere per tot turni, quindi hanno comunque la vittoria, oppure devono resistere di più di quello che hanno resistito storicamente. Tutte queste belle robine qua, quindi qualche piccolo correttivo c'è. Però il gioco di simulazione da questo punto di vista ha meno problemi. Dov'è che ha più problemi rispetto al gioco astratto? Nel mantenimento della fedeltà o comunque della rappresentazione corretta del contenuto. Ed eccolo qua. Da qui, e questo è un riflesso e ci porta allo stesso tempo a quel momento fondamentale, dove possiamo trovare il punto di confine tra simulazione e non simulazione nell'ambito di un gioco. Tolto, abbiamo visto, qualsiasi giudizio di valore. In questo diverso equilibrio tra meccanica e contenuto, perché lo diciamo sempre, in un gioco, in un board game generico, astratto, German, quello che vi pare, Eurogame, le meccaniche predominano sul contenuto, perché il contenuto è un'ambientazione, è un'ispirazione, quindi possono modificarlo o comunque ignorare alcuni elementi essenziali di quel contenuto per mantenere l'equilibrio all'interno delle meccaniche, e va benissimo, perché da quella parte del confine, dall'altra parte di Checkpoint Charlie, si ragiona in questa maniera. Da un'altra parte, dall'altra parte opposta di Checkpoint Charlie, ora mi sto girando nel mio posto di guardia verso il mondo della simulazione, le cose funzionano esattamente al contrario, perché è il contenuto a determinare le meccaniche, anche a costo di squilibrarle, perché il contenuto nell'ambito del gioco di simulazione è il punto più importante del gioco. Molto spesso è il motivo per cui si crea il gioco. Questo però crea tanti altri sottoproblemi. Mi riferisco per esempio a un articolo di un blogger, giocatore appassionato americano che si chiama Space Ransfeld, lo cercate su Twitter eccetera, che ha anche un blog interessante, che ha fatto un bel articolo sul nuovo Nevsky di Runke della GMT, sollevando delle perplessità, perché ha detto: in questo gioco Nevsky di Runke è molto bello, ha il solito regolamento GMT che sembra molto più complicato di quello che è il gioco, d'accordo, però ha un problema, anche se alla fine le meccaniche sono abbastanza semplici una volta che le avete capite, però ha un problema di rappresentazione tra le vostre risorse logistiche che vi dovete accumulare, e che vi dovete accumulare abbastanza risorse logistiche già pianificando la mossa che farete di lì a 1 o 2 turni successivi, perché avrete delle barche che vi serviranno per i fiumi, dei carretti che vi serviranno per le strade, se cambia la stagione parte la rasputizza, cioè il fango sulle strade, quindi potrete andare soltanto in giro per i fiumi. Stiamo parlando della Russia, quella di Alexander Nevsky, con l'attacco dei cavalieri teutonici ai principati russi, quindi medioevo e tutta questa bella robina qua. Tutto questo, sì, capisco tutto, è bellissimo dal punto di vista logistico, però vi crea quella che Space Ransfeld definisce la fiddliness. Ora, fiddly è un termine inglese che è quasi intraducibile. Quando me lo trovavo davanti, quando ero traduttore, impazzivo, perché è qualcosa a metà tra il complicato, mi verrebbe da dire in romano accroccato, cioè tanti piccoli pezzettini che devono essere messi a posto, elaborato, e tutto il resto, sofisticato e tutto. Quindi tante piccole cose, dovete pianificare con 2 turni di anticipo su di una scheda che sta da una parte, vedere la mappa che sta dall'altra, poi dopo ritornare sulla vostra scheda. Insomma, un gran macello intellettuale. E lui dice: tutta questa roba si fa anche nei wargames molto più complessi, ma il problema è che Nevsky vuole essere un wargame alla fine, nonostante il suo regolamento scritto come è scritto, più semplice, e mentre nei regolamenti più complessi tutti questi punti e punticini hanno un senso, perché li vedo subito nell'effetto immediato, cioè tutti i punti logistici che mi spendo per portare 1 o 2 fattori di combattimento in un certo battaglia, li vedo immediatamente, li posso visualizzare facilmente. Qui Nevsky tutto questo giro, che magari forse per un Eurogamer è abbastanza normale, ma per un Wargamer meno, mi crea dei problemi nella rappresentazione, non è così immediato, devo fare un paio di passaggi mentali in più per pensare che la barca diventa carretto, il carretto si usa sulla strada, non sul fiume, ma la strada si infanga, poi dopo diventa la barca, allora lo sta facendo anche il mio avversario.
tutta questa roba, insomma, diventa una rappresentazione con un paio di passaggi di troppo. Ed è una preoccupazione molto comprensibile. Attenzione, il problema del payoff nella rappresentazione, cioè che tutta questa complessità che poi è magari minime cose, poi dopo nella rappresentazione non c'è. E in effetti bisogna fare attenzione a non esagerare. Questa attenzione sia in Nevsky che nei wargames più complicati, qui aggiungo io, perché pure la famosa OCS con i punticini di logistica avanti e indietro, serie OCS della Maltemian Publishing, che è famosa per essere, per essere basata sull'aspetto logistico. Dovete fare attenzione che tutti questi pezzi e pezzettini nei wargame, leggeri e non leggeri, pesanti e non pesanti, nel gioco di simulazione, insomma, vi fanno perdere la narrazione, vi tengono lontani dalla narrazione di un evento. E se vi tengono lontani dalla narrazione di un evento, cioè state pensando troppe minuzie, troppe robe per avere il quadro complessivo, per avere un coinvolgimento diretto negli eventi, quindi un coinvolgimento strategico sulla visione più ampia, questo a tutti i livelli del gioco, dagli scontri di piccola unità fino a quelli più ampi, perdete anche la comprensione degli eventi e quindi, questo è un aspetto fondamentale, perdete l'analisi degli eventi, vi è più difficile comprendere e analizzare gli eventi. Questo è un aspetto, è qui anche perché ho detto alcune cose quando mi si sono nominati certi giochi, utilizziamoli in classe. Sì, ottima idea, grandissima idea, ma vista un po' troppo dal punto di vista di un wargamer, perché se io utilizzo giochi in cui non c'è questo rapporto diretto, immediato, intuitivo, che magari per me, che il gioco dai primi anni 80 era più semplice, ma magari giustamente per tanti motivi per le generazioni attuali diventa più complesso. Se io perdo questo aggancio, perdo anche la didattica, perdo anche la comprensione e il coinvolgimento. Se io perdo questo aggancio tra modalità di rappresentazione degli eventi, rappresentazione degli eventi nell'ambito del gioco, della mappa, le pedine che si muovono, eccetera, e comprensione degli eventi e in ultima analisi, ultimo anello della catena, analisi degli eventi. E questo vale sia dal punto di vista didattico, formativo, in ambito scolastico, in ambito professionale, tutta questa roba. Perché molti wargamers professionali, esperti di wargame professionale, Sabin, a partire da Sabin e anche altri, Graham, Caffrey, eccetera, utilizzano la formula keep it simple, stupid. Tienilo semplice, perché se no te la perdi la gente e tutto il tuo messaggio che gli vuoi portare, anche se devi un po' astrarre un po' dei dettagli, quelli li recuperi in una conversazione successiva, nel commentare quello che sta succedendo. Ok, non è rappresentato direttamente questo, ma guarda che c'è anche questo aspetto. Ecco, se tu ti perdi anche se tu ti perdi il coinvolgimento, ti sei perso tutta l'esperienza del gioco, il buono e il cattivo. È chiaro che ci deve essere un aspetto logistico nell'invasione della Russia, per carità, ma se me lo gestisci con una regola che mi dice semplicemente non devi stare a più di 3 esagoni dalla strada, piuttosto con hai 20 punti di logistica che gli devi portare col camion qui, che poi deve fare entro 5 esagoni dalla pedina, se no non c'è la logistica, però dopo ne devi spendere un altro, non ce ne avrai per il turno successivo. La gente non ce l'hai e hai perso tutto. Attenzione, la simulazione è un'esperienza onnicomprensiva. Se ti perdi un pezzetto della simulazione, della comprensione dell'evento, è come la matematica. La simulazione è molto matematica. Se io non so tutte le regole della matematica, un'intera telefonino, vabbè, un'intera situazione, un'intera equazione me la perdo, perché mi sono perso un passaggio e basta così. E fine della storia. Quindi il problema del payoff è un problema molto importante, il problema della gestione di quello che è il Chrome. Torniamo a Horse and Musket. Scusate che vado a spegnere il telefonino, che sennò qua, ecco, me lo tengo anche lontano, perché sono sicuro che l'avrete sentito in registrazione, il PPP del telefonino. Dicevo, il disturbo del telefonino, dicevo il Chrome, cioè il flavor storico, il dettaglio storico, anche la minuzia storica. Vi ricordate Horse and Musket, tutte quelle cartine che vi ho fatto vedere, più 1 o meno 1, perché questi hanno la baionetta di un certo tipo, questi caricavano, non caricavano la cavalleria che è più importante, meno importante, eccetera. Però tutti questi aspetti che in effetti rendono il gioco un po' fiddly, e alcuni l'hanno un po' criticato per questo, però non solo sono dettagli storici buoni, cose buone, ma sono cose da payoff immediato, perché le vedo subito.
perché sapere che la mia cavalleria in carica tira 2 dadi e quella dell'avversario tira 3 dadi è una cosa immediata che ce l'ho lì intuitiva e me la fa utilizzare nella maniera corretta, come veniva utilizzata all'epoca. Cavalleria austriaca c'ha 3 dadi, quella prussiana, sto facendo esempi completamente a caso, quella francese ce n'ha 2 e allora utilizzerò come austriaco di più la cavalleria rispetto al francese. Poi vero o non vero, attenzione, questo è tutto un altro discorso, non andiamo a impelagarci in discorsi del tipo a me è vero, non è vero, anche se non fosse vero una cosa che ritenevano all'epoca, questo ce ne parla Citino su Zones of Control riguardo a Twilight Struggle, per esempio. Twilight Struggle si basa moltissimo sulla domino theory, cioè che se cade un paese in una certa ideologia è più facile che i paesi vicino facciano la stessa cosa, che è quello che ha portato gli americani a fare il Vietnam. Ora ci sono molti studiosi che dicono la domino theory era una grandissima cavolata, non esiste, va bene, ma a me non importa nemmeno quando faccio una simulazione che esista o che non esista un determinato livello di dettaglio. E questa è un'altra cosa importante che completamente scardina il rapporto tra simulazione e board game generico. Il fatto è che chi era lì in quel momento a decidere pensava che questa teoria fosse giusta. Sia gli americani che i russi alla fine la davano per giusta, la davano per valida e quindi si comportavano sulla base di quella teoria. Io adesso posso dire no, non era valida, ma se io in un gioco di simulazione proietto la mia consapevolezza attuale, allora non è più un gioco di simulazione. Vedete il rapporto, vedete com'è complesso il rapporto. Questo è qualcosa che va al di là. La resa del chrome, la resa del flavor storico, la resa dell'ambientazione, è qualcosa che va di là. Ecco perché mi arrabbio, perché dicono no, ma fanno i wargame leggeri solo perché è più semplice. Mi arrabbio, mi irrita un po'. No, non è un discorso di complessità o di semplicità. In un wargame leggero, in una simulazione non lineare o comunque sia meno tradizionale rispetto ad altre, la semplicità spesso non è un qualcosa che viene ricercato. A volte sì, anche, perché mai deve essere un male, non è un male, ma molto spesso è una conseguenza, perché se io adotto determinate meccaniche di altro tipo, queste meccaniche sono più semplici rispetto a quelle statistiche tradizionali e quindi il gioco mi diventa più semplice, quindi è una conseguenza. Questo discorso del Chrome ci porta ad un altro discorso fondamentale che è quello abbiamo detto, quello dello sbilanciamento, quindi quello della simmetria. Un altro degli elementi fondamentali è che spesso si accusano giochi, simulazioni tra virgolette leggere, non tradizionali e tutto vicine agli Eurogames, quando non ibride, comunque sia vicine, di essere troppo simmetriche. E su questo punto io l'ho sempre detto, quando si parla dell'elefante nella stanza, nominiamolo Undaunted, perché quella è stata la pietra dello scandalo. Quando mi si dice Undaunted è troppo simmetrico, e chi l'ha nascosto mai? Io l'ho detto fin da subito, sì, è certo che è un problema, l'ho messo perfino in un sottotitolo durante il video in cui parlavo di Undaunted, proprio perché fosse ancora più evidente. Sono d'accordo sulle critiche che Undaunted è troppo simmetrico, ma il troppo simmetrico per esempio lo è anche Commands and Colors o Memoir 44, che spesso vengono definiti degli introduttivi. Se gioco d'Ancients, la fanteria romana combatte esattamente allo stesso modo quella cartaginese, tranne alcune unità speciali che però sono degli altri tipi di unità. Che vi posso dire? Ci deve essere la regoletta speciale che in alcuni scenari c'è, non c'è. Memoir 44, manco ve lo sto a dire, Memoir 44. Sono dei brutti giochi? No, però in questo hanno dei problemi dal punto di vista simulativo. E nel sistema di Commands and Colors soltanto con il Napoleonics abbiamo le caratteristiche nazionali e poi con altri sistemi della stessa serie come Medieval che ha le abilità speciali suddivise per fazione o Tricorn che ha addirittura i mazzi speciali accessori diversificati tra inglesi e americani, quindi con delle abilità in più. Ok, quella è una diversificazione, però molto spesso questa simmetria c'è. E questo è un elemento molto importante. Undaunted ce l'ha questo problema, che sono troppo simmetrici. Chi l'ha detto? Vedremo che
attenzione, spesso però in questi sistemi semplici correggere queste problematiche paradossalmente è più semplice che sistemi complessi. Perché se in un sistema complesso, per esempio, c'è una simmetria eccessiva, non c'è abbastanza caratterizzazione, un sistema con 30-40 pagine, e te la pesca, non è che basta cambiare un valore, allora puoi già sapere tutto perché c'hai 3, 4, 5 sistemi che si fondano su quel singolo valore. O inserisci una regoletta, poi dopo crei tutto quanto una serie di squilibri a cascata di squilibri gravi e il gioco, tra virgolette, si rompe. Nei giochi leggeri è paradossalmente più facile. Per esempio, pensiamo ad Undaunted, c'è troppa simmetria. Basta cambiare la composizione dei mazzi di carte disponibili. Basta inserire una variante che una certa unità se spara in una mano, nel giro di una mano non muove. Perché magari c'è dei fucili a ripetizione e non dei fucili semiautomatici. L'MG42 è più potente delle mitragliatrici americane? Mettiamo una carta in meno agli americani delle mitragliatrici nell'ambito della gestione di scenario, anche degli scenari che già esistono, cambiamolo. Non è un grosso problema. La famosa linea di vista, sì, c'è il problema Undaunted non ha tessere che bloccano linea di vista. Proviamo a vedere cosa, se una tessera specifica, magari se l'edificio blocca la linea di vista, vediamo che cosa gli succede al gioco. Si può modificare. Attenzione, i giochi sono modelli, ma possono modelli che sono che arrivano lì e sono statici, totali, oh mio Dio. Possono essere modificati. Undaunted può essere tranquillamente considerato un regolamento base e tant'è che molti dei suoi problemi saranno dal punto di vista simulativo saranno corretti e approfonditi nel secondo titolo che sarà sul Nord Africa. Già sappiamo che arriveranno i veicoli, che arriveranno unità più diversificate tra di loro. Ancient Civilizations of the Inner Seer, considerato troppo caotico, poche settimane fa GMT ha fatto uscire una serie di regole opzionali che lo rendono più pianificato. Va bene, tutto bene, nessun problema da questo punto di vista. Quindi, come vedete, sistemi semplici è anche più facile aumentarli, modificarli per aumentare il loro valore simulativo. Stessa cosa Orson Musket, alcune cose non ci piacciono. Io ho fatto una lunga chiacchierata sul gruppo Casus Belli con un amico Diego Prussia su quelli che sono gli oggettivi limiti di Orson Musket. Un altro carissimo amico, Paolo Rolfo Carraro, è venuto a dire: vabbè, ma se non ti va che questi sparino a 2 esagoni anche colpendo solo a 9, mettici una regoletta che la fanteria a 2 esagoni su questa scala non spara. Il gioco va avanti bene lo stesso. Prova a fare una roba del genere su un gioco più complicato. È un po' più difficile. Oskrig, che è un gioco del sistema analogo a Pacific Tide, che sta uscendo proprio in questi giorni, un wargamer, Tim Korchnoi, in Barebones Wargaming, un ottimo canale di wargames che vi consiglio di seguire. L'ha un po' demolito perché ha detto c'ha determinati problemi storici, per esempio nella gestione della ritirata o delle unità alleate dell'asse, che se basta una sola unità tedesca e 8 unità rumene combattono nella stessa maniera di 9 unità tedesche. Poi fra l'altro lui stesso ha detto vabbè, forse queste critiche erano un po' esagerate, un pochino tornate indietro, però vabbè, ci sono questi problemi. Per esempio in Oskrig c'è un sistema, non ce l'ho ancora devo un pochino vederlo, ma c'è un sistema di ritirata obbligatoria per unità che perdono un combattimento al di là di quante perdite hanno preso. Vabbè, mettegli una regola opzionale che la ritirata non è obbligatoria se non hanno subito una soglia di perdite. Con minime modifiche possiamo ottenere dei grandi impatti in giochi come Undaunted, Oskrig, Orson Musket, eccetera, proprio perché il sistema è leggero e semplice, quindi una minima modifica ha degli effetti molto importanti. Altre volte il problema invece è più grave. Space Ransfeld ci segnalava questo problema di Nevsky, che è proprio nell'interfaccia, perché le schede da una parte, la mappa dall'altra, si vede, non si vede bene i colori utilizzati. Anche lì Nevsky lo devo vedere, lo devo provare, non lo so quanto possono essere valide queste obiezioni, sarà da valutare. Però certo ci possono essere problemi di interfaccia, per carità. Poi certe cose vengono anche risolte dai fan su BGG che si mettono player aid propri o altre soluzioni. Ragazzi, cerchiamo di avere una visione un pochino flessibile di quello che è un gioco, che non è un qualcosa di monolitico, è un sistema che può essere adattato rispetto alle nostre necessità. Orson Musket ha 38 regole opzionali. Se io lo gioco al regolamento base, sì,
è oggettivamente un giochino semplice. Mano a mano aggiungo le regole opzionali. Per esempio, diceva Diego Prussia, non mi piacciono le regole delle formazioni, troppo volte la colonna in horse and musket è una regola opzionale mai raccomandata. È tanto raccomandata che anche a me non piacciono, io non le utilizzo le formazioni dentro horse and musket, perché secondo me è sballata quella cosa. Probabilmente hanno messo quella regola proprio perché, dicevo a Diego, dice guarda, perché se no qualcuno, se la mettono, se ci si lamenta che non è giusta, che non c'erano le formazioni, non erano così importanti nel 6-700. Se non ce l'avessero messa sarebbe arrivato sicuramente qualcun altro a dire ma perché non avete messo la regola sulle formazioni? E cerchiamo anche un attimino di contestualizzare il tutto. Però attenzione, ecco, noi spesso andiamo appunto per generalizzazioni, perché all'interno, e questo è un aspetto importante, all'interno dello stesso gioco convivono elementi sia simulativi che non simulativi. E questo vale per tutti i giochi. Anche per i giochi di simulazione più estremi c'è sempre qualche astrazione, qualcosa che è diverso. Un ottimo canale YouTube, che anche questo vi consiglio, sto dando un sacco di consigli, di seguire, che è Homo Ludens, che è di Fred Serval, che è un giocatore e autore di giochi francesi, giovane ma preparatissimo, giovane, anzi non giovane ma preparatissimo, giovane e preparatissimo, che fra l'altro è l'autore di Red Flag Over Paris, che sarà un wargame leggero sulle scie di Fort Sumter, che sarà pubblicato da GMT, Fort Sumter e 13 giorni, ambientato però a Parigi durante gli scontri relativi alla Comune di Parigi dopo la guerra franco-prussiana del 1870, quindi un argomento estremamente interessante. Dicevo, questo vlogger e storico, Homo Ludens, per dire la francese, ha fatto un'ottima serie che si chiama Wargameology, che vi consiglio. In uno di questi episodi, mi pare il secondo, lui propone una scala tra simulazione e astrazione, dicendo che ogni gioco è in un certo punto di quella scala. Vi ricordate quella puntata di vlog in cui io facevo il diagrammino degli insiemi, il wargame, che cos'è, c'è la simulazione, c'è la storicità, c'è il conflitto, sta in mezzo, i confini sono porosi, quindi è più ampio l'area del wargame. Ecco, è qualcosa di simile, le due cose possono essere abbastanza sovrapposte. Infatti lo saluto. Bonjour Fred, lo saluto, hello Fred, anzi, perché appunto abbiamo avuto modo anche di scambiarci un po' di impressioni tra di noi e appunto di apprezzare il lavoro reciproco sulla Wargameology. E quindi nello stesso gioco convivono elementi simulativi, non pensate da un lato ai giochi, alle simulazioni leggere, dall'altro a quelli che sono degli Eurogames, sono dei board games generici, però con una forte ambientazione, in cui l'ambientazione è così forte da metterli sul confine, nella linea di confine, come Radetzky, Milano 1848, Wallenstein, Shogun della Queen Games, lo stesso Time of Crisis, di cui parleremo veramente a breve. Sto pensando, credo che sarà la prossima, finalmente la prossima, mi scuso per il ritardo, la prossima puntata di vlog dedicata a Time of Crisis, ma anche tanti altri che poi invece sono leggermente al di qua del confine, ad altri wargames che sono più vicini al confine con gli Eurogames. Nello stesso gioco convivono elementi simulativi e non simulativi. Pensiamo a Radetzky, Milano 1848, da non confondere con Radetzky di Sergio Schiavi. Radetzky Milano 1848, a prima vista, i combattimenti hanno le carte per risolvere i combattimenti in un'area nell'insurrezione di Milano tra patrioti italiani e austriaci. Il gioco la carta, che è una specie di mora cinese, sì, è ispirato alla mora cinese, però la mappa di Milano è quello, le dinamiche di un'insurrezione urbana sono quelle, quello che si crea nella mappa è storicamente plausibile, e poi anche alcuni eventi, soprattutto nella versione di gioco avanzato, di nuovo considerato un gioco nella sua complessità piena, non solo dei primi scenari o del regolamento base. Nel gioco avanzato ci sono le mongolfiere, dice vabbè, mongolfiera che c'entra, però furono utilizzati in alcuni momenti per scambiarsi messaggi anche come osservazioni. C'è la nobildonna milanese che distrae le guardie austriache, ti sembra una robina così scema da fumetto, però le nobildonne milanesi e anche le donne della borghesia si unirono alle donne del popolo e a tutti i cittadini milanesi e diedero il loro contributo, e alcune che erano dentro l'apparato austriaco diedero informazioni oppure sviarono gli austriaci durante i giorni della rivolta. Quindi qualcosa c'è, questi elementi convivono
Quindi c'è una scala, non è che una è simulazione, una è astrazione. Non è che non possiamo giudicare i singoli elementi in gioco uno per uno, ma nel reciproco rapporto all'interno del sistema gioco, e se danno, nell'ambito di questo rapporto, una rappresentazione plausibile degli eventi simulati nell'esperienza pratica della partita. Quindi se danno una rappresentazione corretta, nessun elemento da solo, e questo uno dei motivi per cui mi sono un pochino accalorato su Undaunted, nessun elemento da solo rende un gioco una simulazione o meno. La mancanza della linea di vista è grave, ma da sola di per sé non significa che quel gioco non è una simulazione. Non c'è la linea di vista, va bene, è una cosa che va corretta, va bene, tra l'altro si corregge facilmente, va benissimo, ma non è che se non c'è non è una simulazione. Perché ogni elemento deve essere valutato in correlazione agli altri e al sistema di gioco che va a creare con le reciproche interazioni tra questi elementi. Per esempio, abbiamo parlato degli stack misti di Oskrig, dove c'è un'unità tedesca e 8 unità rumene. Sono problematici, ma come mi diceva un caro amico Piero Lepore, che ha il gioco già, che lo sta giocando, guarda Riccardo, che per come è messo il setup, per come è messa, per la quantità delle pedine, questa situazione è surreale, non si creerà mai, non ce la fai ad averla. E quindi non era necessario mettere chissà quale regola, perché non ce l'hai 8 unità rumene tutte assieme e uno solo tedesca, cioè ti devi girare mezzo fronte russo per avere una situazione paradossale da questo punto di vista, e quindi si rompe tutto. Il famoso problema del colpo fortunato da Undaunted, io lo dico sempre, sì, che colpisci con lo 0 a prescindere, con lo 0 a prescindere, con tutti i modificatori o meno, e quindi a un certo punto ti puoi mettere lì e sparare, fermo, sparare, indipendentemente se c'è una collina in mezzo, una città in mezzo, eccetera, e sparare sperando di eliminare il mitragliere tedesco. Sì, lo puoi fare, ma e questo per carità si sente nei primi scenari, ma negli scenari successivi, negli scenari più completi, più complicati, se lo fai perdi lo scenario. Se lo fai perché mentre tu stai facendo questa cosa stai bruciando una marea di carte, sempre che tu riesca ad avere continuamente le carte per far sparare il tizio della fanteria e cercare questo colpo fortunato, l'avversario ha manovrato, perché Undaunted è un gioco più che di dadi, di manovra, e quindi è un'ottima simulazione da questo punto di vista e di gestione della catena del comando, di mantenimento del controllo sulle proprie truppe, nonostante tutte le perdite subite nell'ambito del caos di una battaglia, di uno scontro a fuoco. Mentre tu stai facendo questa roba cercando il colpetto fortunato per tirare giù un mitragliere tedesco, il tedesco ti ha tranquillamente circondato, ha preso i punti di controllo e dice: ragazzo, lo scenario è finito. Come è finito? Bravo furbo, hai perso, cercavi di ammazzare il mitragliere mentre stai sprecando tutte le carte che avevi, non stavi manovrando, stavi fermo, e io ho occupato i punti obiettivo, i punti di controllo, quindi ho vinto io. Vedete come deve essere tutto quanto, l'analisi di un gioco deve essere complessa. È per questo che per me, ad esempio, di nuovo Undaunted rimane comunque una buona simulazione, nonostante tutti i suoi limiti e tutto quanto, che ci sono, dei quali dobbiamo essere consapevoli. Limiti che sono migliorabili e superabili nei prossimi titoli, perché il cuore del gioco, il core, come dicono gli americani, gli inglesi, il core dell'engine, del game engine, cioè il cuore del motore di gioco del sistema, a me viene da dirlo anche un po' in effetti alla romana, il core del gioco, ancora più bello ruspante, è potentemente simulativo, veramente tanto simulativo, e perché ti simula appunto questa catena di comando che si va a degradare, gli uomini a cui tu riesci a dare ordini, non ordini, l'importanza della recon, l'interdipendenza tra mortaio, mitragliatrice, fuciliere, te lo fai in una maniera semplice, in cui chiunque lo comprende. Questi sono elementi storici. Il giocatore normale che viene adesso ad essere esposto ad Undaunted, viene attratto da Undaunted, riceve comunque queste consapevolezze storiche che se io gli avessi proposto anche un wargame, direi anche semplice, come Band of Brothers, di cui ho parlato su vlog, perché veramente ha poche regole, soprattutto se rimaniamo nella scala di Undaunted, quindi soltanto delle cose di fanteria, probabilmente lui non l'avrei agganciato e queste conoscenze non gliele avrei trasmesse. Allora, se devo fare un discorso didattico, tra trasmettere 5 o provare a trasmettere 10 o anche 8
ma non riuscirci, quindi trasmettere 0 all'atto pratico, preferisco trasmettere 5, perché da quel 5 che io ho trasmesso poi posso partire per arrivare a 8, semplicemente perché gli posso dire: guarda che però questo gioco per esempio non prevede la linea di vista, questo gioco non prevede il fatto che i tedeschi avevano una disposizione del plotone diverso rispetto a quello americano, che alle volte, e spesso molti che fanno questo lavoro proprio professionale dei wargames, alle volte è più importante discutere di quello che non c'è nel wargame, di quello che non è successo nel wargame rispetto a quello che è successo. Tutti i wargamers professionali, Herman, Savin, Graham, tutti dicono sempre che la parte più importante del wargame non è ciò che succede durante la partita, ma dal punto di vista della diciamo così, dal punto di vista della comunicazione dei messaggi, del contenuto, è quello che si crea nella discussione successiva al wargame. Quindi che si basa anche su quello che non c'è. Quindi, diciamolo, non esistono di per sé meccaniche più o meno simulative, esiste un utilizzo più o meno simulativo delle meccaniche, ed è su quello che noi dobbiamo concentrarci. Quindi su come queste meccaniche rappresentano gli eventi. Anche perché, ecco, questo è un altro discorso fondamentale. Sto andando a chiudere, tranquilli, lo so che mi sto un po' dilungando, ma questa è una puntata molto importante per me. Non è tanto facile, non è tanto possibile valutare nello stesso modo la simulazione tradizionale e quella leggera, non lineare, come vi pare, quelle più moderne, quelle su meccaniche alternative, perché funzionano in maniera diversa. La simulazione tradizionale tende ad essere quantitativa, la simulazione leggera non lineare tende ad essere qualitativa. Quindi è chiaro, attenzione, quando io sono... Questo c'è già anche nella simulazione tradizionale, ma nella simulazione non lineare, nella simulazione leggera, spesso sono aspetti che sono ulteriormente rafforzati. Per esempio le posizioni sulla mappa nella simulazione tradizionale, se una pedina sta in un punto tendenzialmente starà in quel punto in quel momento. Molto spesso in simulazioni con sequenze di turno sfasate, punti azioni, cheat pool, estrazione casuale di chi si muove e non si muove, gestione degli scontri in una certa maniera diversa rispetto alle semplici tabelle, si va ad esasperare qualcosa che esiste già nella simulazione tradizionale, cioè l'idea di una posizione quantistica, cioè nel fatto del fatto che se una pedina io lo vedo in un certo punto della mappa, non è che sta esattamente in quel punto, sta in quella zona e quindi può avere una sua zona di influenza, la ZOC, che è un'altra bellissima meccanica che puzza tantissimo di non linearità, e zona di controllo, e comunque quindi anche parlare di gittate sì, ovviamente è importante, ma attenzione, in una simulazione lineare, quando degli esagoni che hanno delle aree che rappresentano zone così grosse di terreno, non è detto che se io piazzo una pedina lista esattamente al centro dell'esagono, può stare sul bordo dell'esagono, quindi la gittata è diversa, anche l'avversario può stare sull'altro bordo, quindi quella che sembra una gittata di 2 esagoni in realtà può essere di un esagono, perché magari ci possono essere avanzate, ritirate continue, quindi in realtà stiamo parlando di qualcosa di diverso rispetto ad una simulazione diretta, precisa degli eventi. Quindi attenzione, però questo non significa che la simulazione, madonna, lo dirò veramente finché campo, non significa che la simulazione tradizionale è superata, non va bene, non è corretta, è limitata, eccetera. No, è utilissima e più precisa della simulazione leggera, non lineare, quello che volete, nel rappresentare direttamente gli eventi. Solo che la rappresentazione leggera, non lineare, quello che volete, è più brava a rappresentarla in un'altra maniera, dando una comprensione diversa, meno precisa, più estesa, magari forse meno focalizzata, o meglio, meno focalizzata sul particolare, ma più focalizzata sull'insieme, più facile da utilizzare nell'ambito didattico per una discussione successiva, più facile da fare da un'esperienza ripetuta. Un gioco che riesco a fare che mi richiede 6 ore lo farò molto spesso di un gioco che mi richiede un'ora, che mi fa fare più scenari.
e quindi un gioco, faccio uno scenario solo, mi darà di una singola battaglia, mi darà un'ottima rappresentazione di quella battaglia, ma un sistema di gioco che mi permette di giocare in quel periodo, in quello stesso periodo, in quelle stesse 6 ore, 4 o 5 battaglie napoleoniche, mi darà un'idea migliore della differenza tra una battaglia napoleonica e l'altra, perché non tutti hanno da dedicare tutto il tempo che vogliono alla simulazione, che è normale, e molti anche vogliono avere un altro tipo di comprensione. Quindi le due forme di simulazione tranquillamente coesistono, convivono. Io non sono d'accordo con quelli che dicono no, questa è l'ultima generazione che giocherà ai wargame complessi. No, non sono d'accordo sul il wargame semplice, leggero distruggerà il wargame complesso. No, anzi, le due cose si aiuteranno tra di loro, perché il wargame leggero porterà più gente al wargame complesso, comunque porterà più gente all'idea di giocare con la storia, e quindi continuerà a tenere dentro il wargame nell'ambito del mondo del gioco e non tenerlo al di fuori. Basta con questa idea, su questo guardate lo scriverò sui muri, basta con l'idea che siamo la nicchia della nicchia della nicchia della nicchia della nicchia, perché significa che qui a 10-15 anni non c'è nessuno. Ecco, questa è la verità. Ma non che il wargame leggero dobbiamo giocarlo perché sennò non ci sarà nessuno, attenzione. Il wargame leggero dobbiamo giocarlo perché anche chi gioca ai wargame pesanti, perché anche io gioco ai wargame pesanti, può tranquillamente aprirsi al resto del mondo del gioco e giocare dei wargame leggeri e unire le due cose e trarre il meglio dall'uno e dall'altro e uscire dalla nicchia, perché io ricordo che il wargame non è nato per essere un passatempo di nicchia, è nato per essere un passatempo popolare, non dico di massa, ma veramente per tanti, non per tutti, per tanti, ma non per tutti, però per tanti sì, per pochi no. Questa è una cosa veramente importante. Come importante è che rappresentare comporta una narrazione. E quindi se vogliamo che quella narrazione non sia soltanto interna alla partita, ma cominci a dialogare con la realtà di riferimento che l'ha ispirata, la battaglia, il processo economico, il confronto politico, quindi questo discorso vale per la simulazione militare, come quella economica e politica, allora il gioco non può predominare sull'oggetto della sua trattazione. Quindi il nuovo payoff della meccanica, immagini evocate dallo svolgimento della partita, cioè il regolamentino non può essere superiore alla trattazione del contenuto. E la trattazione del contenuto utilizza il regolamento per essere rappresentata, non è il contrario, non è che io devo avere 10 fasi di logistica per rappresentare correttamente la logistica. Io devo rappresentare la logistica e per rappresentarla correttamente utilizzo 10 fasi, ma se trovo un sistema che me la rappresenta in maniera altrettanto corretta con una fase, io sono più contento, perché se devo sforzarmi a riflettere 20 minuti su una singola mossa ragionando su ogni singolo punticino per poi trovarmi a lanciare semplicemente un dato dopo tutta questa pianificazione senza visualizzare direttamente l'effetto della mia riflessione, allora si genera uno squilibrio cognitivo tra meccanica e contenuto rappresentato, perché le meccaniche predominano e paradossalmente usciamo dalla simulazione. Esistono numerose simulazioni che da un punto di vista oggettivo sono perfette, ma dal punto di vista soggettivo, dell'esperienza di gioco, vedono un predominio delle meccaniche sul contenuto e quindi non sono simulazioni. Cessano di esserlo, perché io sto giocando il gioco, non sto giocando l'evento. E quindi quelle sì che non sono wargame, nel senso pieno, corretto. Certo ci sono alcuni sintomi che ci dicono che ci stiamo allontanando da una simulazione, chiaro. Diminuisce l'immersione e il coinvolgimento. Pensiamo di più al bilanciamento e quindi alla vittoria, alle condizioni di vittoria che al gioco, a quello che sta succedendo. O quantomeno più che le condizioni di vittoria, come perseguirle. Pensiamo più a quello. I componenti diventano fungibili tra di loro, perché una pedina può essere un carro armato come una fanteria, a meno che in un sistema non ti spieghi perché un carro armato può essere assieme a una fanteria. Questo è un discorso molto complesso, però diciamo i componenti diventano fungibili. I turni sono troppo procedurali, quindi troppe fasi una dietro l'altra. L'aleatorietà diventa troppo alta o troppo bassa, quindi dadi che vengono tirati a cavolo oppure dadi che non vengono tirati affatto. Si moltiplicano le mosse gaming, fatti
soltanto non per seguire le caratteristiche degli eventi, della situazione descritta, ma per le esigenze dettate dalla meccanica di gioco. Mi conviene fare una mossa non perché abbia un senso ai fini della rappresentazione di quello che sta succedendo storicamente o comunque sta succedendo sulla mappa, ma perché so che così otterrò un bonus. Perché? Perché è così, perché ho trovato il bacco del regolamento, perché il regolamento mi dice che è così. Se la sposto qui c'è un +1, perché l'ha deciso il regolamento. Ecco, questi sono gravi sintomi del fatto che un gioco non sia più una simulazione. Però al di là di questi gravi sintomi che sono delle patologie, dobbiamo fare molta attenzione a dire che un gioco non è una simulazione. Veramente molta attenzione. Sapendo che comunque il fatto di essere una simulazione non è un qualcosa di per sé che è al di più rispetto a un altro gioco, l'abbiamo detto prima, è una caratteristica che però per averla impone determinate scelte. Però facciamo molta attenzione a capire che cos'è o non è una simulazione. Cerchiamo di capire che cosa vogliamo simulare, il fatto che di uno stesso evento, come dice Mark Herman, possiamo ottenere una rappresentazione cinetica va dal punto X al punto Y e mi descrive che cosa succede, o non cinetica, perché A vuole andare da punto X al punto Y e che cosa questo comporta per B, per C, sulla posizione Z, eccetera, e quella è una rappresentazione non cinetica, non lineare. Quindi, per piacere, però ecco, questa è un'altra cosa fondamentale. Detto questo, per piacere, piantiamola però una volta per tutte con questa storia che il Wargame leggero ha successo perché è di moda. È una robina così, un po' per gonzi alla fine, che è facile spillare soldi, gente che non gliene frega più di tanto della storia. O che sono divertenti e basta, allora per questo non è successo. Come se l'essere divertente per un gioco in fondo sia un difetto, perché la simulazione deve essere seria, difficile e alla fine dei conti terribilmente noiosa per valere qualcosa, no? Beh, tutto questo è riduttivo e alle volte, ve lo dico francamente, un po' insultante, sia per gli autori che ci passano molto tempo a lavorarci sopra, che per i giocatori che si appassionano a questo genere di titoli. No, non è una moda, spesso è una necessità, perché alcuni tipi di wargame sono diventati così esoterici, così complessi, così dettagliati, così soltanto per gli addetti ai lavori, che semplicemente la gente non si accosta nemmeno al tavolo. E non è perché non ha voglia di storia, perché la gente ha fame di storia, ce l'avrà sempre. Basta proporgliela in maniera corretta, in maniera accessibile, in maniera questo sì, inclusiva, cioè in maniera attraente, ma non attraente nel senso edulcorarla, semplificarla, ma in maniera normale, senza chissà quali complessità, perché sennò la gente semplicemente non vi ascolterà e rimarrete a giocare sempre meno in sempre meno persone, e questo è un peccato, perché il gioco invece vuole coinvolgere per sua natura quante più persone possibili. Il gioco di simulazione lo vuole fare in forma rigorosa, ma questa forma rigorosa è tanto rigorosa che di per sé sa trovare altre strade, molte altre strade rispetto a quelle che noi riteniamo le uniche possibili. E per piacere altra cosa, nessun gioco di per sé, leggero o non leggero, distruggerà il wargame. Il wargame, il gioco di simulazione, è sopravvissuto dei cinghialoni devastanti come Terrible Sword, Campaign for North Africa. È sopravvissuto tranquillamente, può sopravvivere a dei giochi molto più semplici. Nessuno distruggerà il wargame, il giocare con la storia, perché ci sarà sempre questo. Nella natura umana, nei desideri dei giocatori. Però facciamo attenzione, perché chiuderci troppo, quello sì, stare sui piedistalli, fare un po' di snob, arricciare un po' il naso, dire sì, bello questo giochino che è simpatico, è introduttivo, però adesso ti faccio vedere io le cose serie. No, questo terrà via le persone. Noi dobbiamo avvicinarci alle persone non con l'aria di insegnargli niente, anche se sono decenni, lo so perché io stesso da decenni sembro giovincello, sono giovane, ho 43 anni, ma ragazzi, ho cominciato a 5-6 anni, quindi gioco ai wargames ormai da 40 anni, quindi sono più veterano di alcuni veterani. Beh, ecco, noi dobbiamo avvicinarci alle persone dicendogli: c'è questa cosa meravigliosa, te la voglio far scoprire, questa cosa meravigliosa che è il gioco con la storia, te la voglio far scoprire. A te ragazzo, a te ragazza, altra cosa importante, te appassionato, appassionata di storia, scopriamolo assieme ascoltandolo, perché poi fra l'altro, se viene da esperienze diverse, magari ha delle idee diverse, perché no, che arricchiscono anche me, è successo,
Trovate alcuni di questi pezzi nei libri che scrivo, negli articoli, sono ispirati da alcune cose che non le sapevo oppure non le avevo viste in quella maniera. Ognuno ha delle sue competenze. L'Eurogamer più appassionato ha più competenza di me, per esempio sul deck building, che io conosco meno. Benissimo, io stesso sono il primo ad ascoltare queste persone, e quando gli propongo un wargame e lui mi dice però questa componente potrebbe essere fatta un po' meglio, fatta così, io lo ascolto, magari sono d'accordo, magari non sono d'accordo, alle volte dico sai che c'è proprio ragione, questo sarebbe un bel sistema. In effetti ci sono questi titoli che lo usano, si potrebbe utilizzare anche per questi altri scenari, e si comincia a parlare, perché tutti, quando ci avviciniamo a qualcuno, anche l'insegnante, più insegnante di tutti, non deve mai dimenticarsi socraticamente che sa di non sapere. Quindi anche l'insegnante, quando insegna, lui stesso comunque ha un feedback, lui stesso ha un apprendimento dall'allievo, se vuole instaurare un rapporto con l'allievo. Tutti, la comunicazione è sempre bidirezionale. Quindi la regola fondamentale, il concetto fondamentale è che non smettiamola di dire che il wargame leggero si fa di moda, smettiamola che persegue la semplicità fatta solo per la semplicità, smettiamola di dire che non è una roba per veri appassionati. Non si crea, questa è una cosa fondamentale, non si crea un wargame leggero per ottenere una simulazione semplice, si crea un wargame leggero spesso per ottenere una simulazione migliore tra virgolette, perché ovviamente questo migliore varia, questo migliore ha tante sfaccettature, alcune cose le fa meglio la simulazione tradizionale, altre la simulazione leggera non lineare, posizionandosi un po' più vicino a quello che abbiamo definito il confine tra gioco di simulazione e wargame generico. Ed è per questo che questa puntata mi premeva moltissimo, perché questo tipo di giochi di simulazione, stando più vicini al confine, devono fare più attenzione, essere più consapevoli di quello che devono evitare per non perdere il loro, o per non diminuire troppo il loro valore simulativo. Ma una volta che hai fatto questo, sono perfettamente, totalmente in grado di ottenere dei risultati simulativi paragonabili, in alcuni versi più problematici, sì, inferiori, ma in altri superiori rispetto alla simulazione tradizionale. E questo è quanto, e questa era la puntata di oggi. Io vi saluto, scusate, anche questa volta mi sono dilungato, ma questa volta era veramente un argomento per me fondamentale. Io come sempre vi saluto, pubblicizzate il podcast, iscrivetevi, seguitelo su YouTube, nel canale vlog, li pubblico sempre, Apple Podcast, poi ci risentiamo nei vari canali, Giochi da tavolo di società, Geek Pizza, Casus Belli su Facebook, dove volete, sono sempre, anche Twitter eccetera, sono sempre raggiungibili. Iscrivetevi, seguitelo, continuiamo a vederci, ci vedremo a Modena, speriamo che insomma non ci siano problemi, penso di no, però insomma vediamo un po' l'evolversi della situazione, rimaniamo attenti e rimaniamo insieme e continuiamo a giocare assieme. Io vi saluto, vi auguro buon divertimento a tutti e alla prossima occasione. Il nostro turno di guardia finisce qui. Ciao!